andiamo ad aprirlo. Oh, è una specie, diciamo così, di birollo, come si dice qui in Toscana. Cari amici, anche oggi c'ho il cameraman, peccato che non era un camera woman, accontentiamoci. Andiamo a fare una ricetta, stavolta è mia, una ricetta mia, ok? Cameraman, Perdonatelo, ma qui come vedete praticamente sta cucinando con il prosecco, la vostra. ne ha bevuto un po' troppo. Praticamente cosa sono? Sono degli interiori di maiale, c'è un pochino di coratella, polmone, c'è un po' di magro, dei pezzi di magro e pezzi di grasso messi insieme, e questa qui è la rete del maialino. Praticamente cosa andremo a fare? Andremo a prendere tutta questa roba qui, la triteremo a coltello perché deve essere un po' grossolana, la andremo a mettere nel nostro budello e l'andrò, cameraman, a condire, andrò a fare, diciamo, una ricetta gourmet: sale maldo, aceto balsamico, Venere nera di 40 anni, un pochino di pepe, e ho fatto 2 mini casciottini apposta per l'occasione per i cavalci del siero, e ci andremo a mettere anche il siero dentro. Attenzione, nota bene, sono tutte cose queste che potete mettere o non mettere. L'aceto balsamico se ne può fare almeno, il maldo mettete un sale normale, il pepe vabbè, pepe, non ci sono problemi, il siero pure. Sono cose, diciamo così, che io ho già fatto qualche volta, mi è venuta bene, la voglio replicare, ok? Allora, io non faccio che fare così, subito ora inizio a metterci. Le quantità sono sui 22 grammi a chilogrammo, io me vado a occhio, è 0,3 grammi per chilo, qui saranno 6-7 etti. Ok, mischio ora e poi trito. Se prendo il tappino, aceto balsamico di 40 anni, guardate che spettacolo. Tutto questo qui non diventa un salame, dopo verrà cotto questo qui. Io praticamente cosa faccio? Lo andrò a insaccare e lo terrò 48 ore insaccato perché tutti i sapori andranno a uniformarsi, ok? Faccio così, quando vado a tagliare il tutto, tutti i sapori sono uniformi. E cominciamo grossolanamente, perché quando poi lo mettiamo nel nostro budello e lo andiamo a cuocere, che deve cuocere 2 ore, non deve essere fine. Vi garantisco che è una delizia. Lo so, voi direte gli interiori, no, ragazzi, ma gli interiori fino a pochi anni fa erano delle cose sublime. Questo ce lo metti? Sì, assolutamente. È il siero, l'ho fatto apposta. No, Meno male c'è il cameraman. No, che lo facevo Meno fare. male c'è il cameraman. Le casciottine che ho fatto, vi metterò anche il video di quelle 2 casciottine fatte apposta per i cavalci del siero. Userò questa che ne devo fare poco, l'insaccatrice non la sporco nemmeno. Poi voi fate come volete, come dico sempre. Cerco di fare le cose a livello familiare, che ognuno le possa fare senza problemi. Bene, anzi benissimo e non bene. Non lo devo bucare perché tutti i sapori io voglio che rimangano dentro. Questo qui mi deve fare praticamente da dentro tutti quanti i sapori. Vedo il budello, non farà entrare l'acqua e non la farà uscire. Perfetto, qui vi ripeto, non devo bucare perché io voglio che tutti i sapori mi rimangano dentro. E ora non facciamo altro che fare il nodino e appiccicarlo bene là. Ole. Facciamo così, un po' più lungo per sicurezza. Questo è da marmicio. Ok, qui è pronto, senza fargli tante cose. Ho fatto nodino di qua e nodino di qua. Se voi volete lo potete
Prendete questo e lo mettete come vi pare a voi, non ci sono problemi. Questo qui lo lascio 24-36 ore a insaporirsi. Lo lascerò in frigo, a insaporirsi. Poi verrà poi bollito. Questo qui verrà bollito così, pari pari com'è, per 2 ore. E non vi dico quello che viene fuori, perché come vi dicevo, gli fa da forno. Gli fa da forno, da vaporiera, no? Tutti i sapori rimarranno dentro. Che spettacolo! Questa è una mia ricetta. Praticamente è salame non salame, Luis. Alla cottura, ci vediamo tra 24 ore. Ok, sono trascorse 24 ore. Là, da freddo. Ok, io nell'acqua ci ho messo un bel arancio del mio albero, lacte. Ci ho messo un po' di salvia del mio orto e un po' di ramarino, un pochino di sale e un filo d'olio. Tutto questo perché per dare più sapore al nostro, diciamo, budello riempito. Ok? Qui ho abbassato, ho messo piano, ho messo a 3 addirittura, che sarebbe la fiamma proprio minima, copro e 2 ore di cottura. Per fare in maniera di tenere sotto l'acqua il budello, ho preso una pietra, ce l'ho messa sopra, guardate, così almeno il budello affogherà completamente, non occorrerà girarlo ogni tanto, non occorrerà. Va bene? Questa è la soluzione, se no lo potete girare ogni 10 minuti, venite qui e lo girate, come meglio credete. Voilà. Quasi ogni cosa c'è quasi una soluzione, ricordatevi. Amici, siamo arrivati all'assaggio del nostro, diciamo così, salame cotto con dentro l'interiora. Vi ripeto, questo diciamo budello intorno ci ha fatto da cassa armonica per tutti i sapori. Ora lo sto riscaldando un attimo. Qui è pronto il nostro qua. Vi ricordo il procedimento è stato lunghissimo, ha cotto 2 ore, io l'ho fatto raffreddare nella sua acqua tutto il giorno. Che bellezza! Andiamo ad aprirlo. È una specie, diciamo così, di birollo, come si dice qui in Toscana. Che profumo! Bene, spero che vi sia piaciuta questa ricetta. È una mia invenzione che ho fatto tante volte nella norcineria e la gente c'è impazzita, ve lo garantisco. Praticamente è interiora misti bollite con il budello e il siero di caciocavallo fatto da me. Voilà, piatto eccezionale. Alla prossima ricetta. A bientôt.